Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di agosto 2026. Abbiamo la carta del mondo, amici della Vergine. Può esserci un viaggio in programma o uno spostamento, per qualcuno si può trattare di un trasloco e potrebbe anche essere la conclusione di un capitolo per qualcuno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla sezione degli abbonati dove trovate il percorso di crescita. Ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Partiamo con la sacerdotessa. Uh. 10 di bastoni, 4 di coppe, asso di bastoni, 2 di spade, 5 di pentacoli, Dieci di spade, avete 2 10 anche nella lettura, e 8 di spade. Avete 2 10 anche nella lettura, ragazzi, e un asso di bastoni, quindi questo mondo potrebbe definire la fine di qualcosa, il raggiungimento di un risultato, di un obiettivo. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il messaggio più forte, il movimento energetico più forte del mese e potrebbero anche arrivare messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere l'amore, il lavoro, il denaro, insomma i vari settori. Tenete presente che ho attivato la lettura fast via WhatsApp, è in promozione per tutto il mese di agosto e trovate il video sotto in descrizione e nella home page del canale per capire come funziona. Allora, andiamo a vedere la sacerdotessa. Uh. 7 di spade, appeso, 4 di coppe, 5 di pentacoli, 3 di bastoni. È come se qualcuno di voi... Allora, la sacerdotessa, e questo lo sanno bene gli abbonati, è colei che ha risvegliato sia il quarto che il quinto chakra, perché il sesto chakra è quello che li mette in equilibrio, no? Il quarto chakra è quello dell'amore, il quinto chakra è quello della saggezza, e la sacerdotessa li ha lavorati tutti e due e difatti ha questo potere di veggenza, proprio perché ha questi due poli equilibrati. Sento che è quello un po' che andrete a fare. La cosa interessante è che qui abbiamo 3 carte, questa è quella delle bugie, questa è quella del vedere le cose da un altro punto di vista, il prendere una pausa, e questo è quello che non si vede. Quindi probabilmente io sento che con questa sacerdotessa, diciamo nella terza settimana di agosto, potreste effettivamente vedere quello che prima pensavate essere una cosa, potreste iniziare a vederlo con altri occhi. E qui c'è come un rendersi conto di quali sono le vostre carenze e del perché probabilmente prima vi raccontavate queste bugie. È come lo sento un risveglio, sapete? È come se, ok, ho capito quali sono le mie carenze, ho capito dove mi raccontavo frottole, perché ho avuto la capacità
o sto cercando di vedere le cose da un altro punto di vista, e con questo 3 di bastoni mi fa ben sperare perché c'è come una nuova volontà di andare avanti. Andiamo a vedere il 10 di bastoni, perché il 10 di bastoni è una carta che vi chiede come di non avere aspettative o di togliervi delle aspettative. Abbiamo un 8 di bastoni e un 8 di pentacoli. Potrebbe essere un tema legato al lavoro per qualcuno, per esempio, o qualche questione che riguarda la vostra routine quotidiana. Sento che qui potrebbe arrivare qualche notizia sul lavoro, ve lo dico, molto forte. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Regina di spade e 5 di spade. È come se ci fosse una sorta di confusione mentale su che cosa sia meglio tenere, tagliare, modificare, regolarizzare. Però il 4 di coppe è una carta che si ripete. Io credo, per qualcuno questo 4 di coppe fa riferimento a un'offerta o a un'opportunità che potreste riconsiderare con questo appeso. Perché poi con questo 10 di bastone mi viene da dire, probabilmente la riconsidererete senza crearvi troppe aspettative, e questo in realtà potrebbe come crearvi un dubbio sul dove sto andando. Se non ho un'aspettativa, se non ho un obiettivo, dove vado, perché sto andando. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, perché qui c'è un'iniziativa, un nuovo inizio per, wow, con questo imperatore direi concretizzare. Però sento che avete tante spade, ragazzi, sento che le cose non sono chiare. Avete due figure bendate, un 5 di spade, 2 4 di coppe. E che l'8 di spade ce l'avete anche qui, Il 2 di spade ce l'avete anche qui, quindi sento come se non vedeste bene in questo periodo per quello che riguarda una situazione o una relazione. Tenete presente che avete il mondo, quindi mi viene anche un po' da dire che si tratta di vedere l'insieme, probabilmente. Non vorrei che qualcuno di voi si stesse focalizzando con questo 4 di coppe, giustamente, solo su quello che ha davanti e non si rende conto di quello che c'è, diciamo, di fianco. È come se vi steste focalizzando solo su quello che vedete e non vi rendeste conto che in realtà c'è dell'altro. Andiamo a vedere il 2 di spade. Re di spade e temperanza. C'è come qualcosa da risistemare. Il 2 di spade è una carta di dubbio, di scelta. Quello che mi colpisce è che qui abbiamo re e regina di spade, quindi potreste anche relazionarvi con una persona con la quale c'è parecchia sintonia a livello mentale, però sento che io ho l'idea che vorreste costruire, ma non sapete bene da che parte iniziare. Non sapete bene quale potrebbe essere la mossa, diciamo così, giusta, la strada giusta anche. Ok, andiamo a vedere il 5 di pentacoli, che anche questo si ripete. Sette di coppe e regina di denari. C'è qualche tipo di carenza che voi potreste avere l'illusione di colmare con una relazione, con, diciamo, questa regina di pentacoli, mi viene da dire.
L'illusione perché? Perché 7 di coppa è una carta di proiezioni. Ma ci sta perché avete il 7 di spade, state come facendo un lavoro di rivalutazione di quello che considerate, di quello che non vedete, di quello in cui siete carenti, di quello che vorreste, delle bugie, del modo di pensare. Andiamo a vedere il 10 di bastoni, sì. No, scusate, 10 di spade quello. Regina di bastoni e mondo. C'è qualche tipo di chiusura qui. Ci sono 3 donne, devo dire. 3 regine. Andiamo a vedere anche l'8 di spade. Tre di coppe imperatrice. Come vi ho appena detto, ci sono 3 figure, 3 regine. Imperatore e imperatrice, regina di spade, re di spade e altre 2 regine giù per lì. E un 3 di coppe finale. Non lo so, come la sensazione ragazzi che andrete avanti, cercherete di costruire, cercherete secondo me se è una relazione con imperatore e imperatrice, questi due, può essere effettivamente una persona del vostro spessore, quindi con la quale potreste iniziare una relazione collaborativa, romantica, quello che è di un certo spessore, però questo 8 di spade mi fa pensare che voi non lo crediate quasi possibile. Ma fa parte di questo 7 di spade, delle bugie che vi state raccontando. Non so, c'è come qualche aspettativa che vi dovete lasciare indietro e poi sento che una volta che individuerete quali sono le vostre carenze, perché c'è un mondo, c'è qui e c'è lì, quindi secondo me qualche risultato arriva, qualche conclusione, qualche definizione di questa situazione, di questa relazione. Io credo che ci sia un buon potenziale, al di là del vostro stato un po' negazionale, al di là del fatto che voi potreste credere che questa cosa non ha basi per costruire, per andare avanti, per essere una buona collaborazione, io sento che invece sì, lo sarà. Perché abbiamo imperatore e imperatrice. Questo 3 di coppe qua, così, a me parla di festeggiamenti, mi parla di amicizie, mi parla di un gruppo che lavora insieme e la raccolta dei frutti dopo la vendemmia. Sapete che dopo che si vendemmiava una volta si faceva sempre festa, no? Ma si sono un po' persi questi rituali, però dopo c'era la festa di settembre, tipo di ottobre, comunque dopo la vendemmia, dopo il raccolto, c'è come la chiusura dell'annata con questa festa, no? Una volta si faceva. E dopo c'era San Martino. E io la sento un po' così. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti, ok? Allora, andiamo a vedere settore per settore. Allora, sapete che potete scorrere con il dito sul cursore e arrivare al livello che vi interessa. Partiamo con i disoccupati. Mm, lasciamo stare praticamente tutto quello che resta di agosto, focalizziamoci sulla fine, perché qui sento come un movimento da parte vostra con questo asso di bastoni, è come se faceste un colloquio o mandaste un curriculum o deste un contatto senza troppa speranza di avere effettivamente un lavoro e invece poi sì. La sento un po' così. È come se gettaste un amo senza essere troppo sicuri di riuscire a pescare e invece resta attaccato un bel pescione.
Dipendenti. Per i dipendenti potrebbe essere necessario mettere dei paletti con i colleghi, con anche i capi per qualcuno. Per qualcun altro potrebbe esserci come un avanzamento di carriera, una promozione, questo lo sento veramente forte, ragazzi, e se volete chiederlo è il momento giusto, secondo me. Se andiamo agli autonomi, allora, la fine del mese promette bene, come se ci fossero dei risultati che arrivano. Non credo che voi ne siate tante consapevoli, perché avete 2 8 di spade, 2 2 di spade, quindi un po' siete accecati, 2 4 di coppe. Siete un po' come accecati, c'è come qualche cosa che vi preoccupa, che non vedete bene, che state rivalutando, può essere una carenza finanziaria, però dalla quale state uscendo, perché con questo 3 di bastoni sento che si va verso l'abbondanza, la prosperità. Però è un buon momento per festeggiare, arriveranno comunque dei risultati in più secondo me. Progetti barra figli. Allora, per qualcuno, se sono progetti nuovi, sento che sono, come dire, hanno un buon potenziale di permanere nel tempo e di essere monetizzati anche. Se fossero progetti che avete così in aria, è un buon momento per consolidare questi progetti e metterli a terra, cioè se sono solo per esempio scritti è ora di iniziare, non lo so, a comprare il materiale, a fare quelle cose lì, un po' più concrete. Per quello che riguarda il denaro, allora avete 2 5 di pentacoli effettivamente, potrebbe esserci qualche carenza, qualche spesa imprevista. Mm. Però, secondo me, si termina con l'imperatrice, un 3 di coppe, porterete dei soldi in più a casa. Ho come l'idea che qualcuno di voi possa avere come un debito che pende sulla testa, cioè come un qualche cosa, o può essere una riparazione che dovete fare da un po' e che non riuscite a fare, o cose per lo stile. Ecco, sento che in questo mese finalmente riuscirete ad occuparvi di quella cosa lì. Arriviamo alle relazioni e partiamo dai single. Allora, sì, vedo nuove persone, però mi sa più a fine mese. Beh, no, in realtà c'è già qualcuno a inizio mese. Secondo me conoscete già questa persona e potrebbe essere per qualcuno come un insegnante, un terapeuta, un personaggio di riferimento, a cui molti fanno riferimento e che potreste iniziare a vedere sotto altri aspetti. Magari è un insegnante di un corso che avete fatto e cominciate a nutrire un interesse romantico per questa persona. Io sento che la cosa migliore è quella di partire senza troppe aspettative e di cercare come una comunicazione costante. Cioè, si tratta secondo me di conoscere questa persona o di iniziare a vedere questa persona giorno dopo giorno nella sua totalità, mi viene da dire. Sento che c'è una forte sintonia mentale, tra di voi. Segni zodiacali potrebbero essere pesci,
Capricorno, Sagittario, Ariete, Acquario e basta. Relazioni. Io credo che qua ci sia un tema da rivalutare con queste relazioni. C'è qualcosa che probabilmente dovete vedere da un altro punto di vista, può essere che sia necessario parlarne con il partner, rivalutare i tipi di azioni, di movimenti, di costruzione che potete avere con questo partner, cosa potete costruire insieme. E vi dico che secondo me questo Re di Spade serve un po' per dettare i canoni entro i quali stare e alla fine festeggerete, ragazzi. 3 di coppe e l'imperatrice che è un 3. Io sento che voi non vedrete quanto effettivamente state costruendo o si sta espandendo la situazione o la relazione. Per qualcuno, se potrebbero esserci come dei problemi al lavoro, ma nel senso che lavorate troppo e magari non riuscite a vedervi. Per qualcun altro si tratta di aprire il tema figli, quindi c'è un po' come un po' di titubanza, però io credo che la cosa potrebbe risolversi positivamente, Quindi decidere di finalmente avere dei figli o di, se già avete dei figli per conto vostro, magari presentarvi ai figli dell'altra persona. C'è un tema che si apre con i figli, ok? Clandestini, indefiniti e relazioni complicate, anche qui sento come se ci fosse un ribaltone della situazione. Probabilmente parlerete di più con questa persona, un 8 di bastoni con un 8 di pentacoli mi fa proprio pensare ad una comunicazione quotidiana. C'è con questo 7 di spade qualche cosa che prima non vedevate, che con l'appeso avete come l'occasione di prendere in considerazione. E nonostante nella terza settimana di agosto le cose non siano ancora del tutto chiare, sento che comunque c'è come la voglia di chiarire, la voglia di riportare equilibrio, la voglia di uscire da questo momento di carenza e di portarsi a casa un risultato. C'è voglia di chiudere con la sofferenza. Io sento che c'è da festeggiare a fine mese, ragazzi. Quindi secondo me qualche risultato lo porterete a casa, qualche cosa di concreto. Famiglia. Mm. Mm. Sento che qualcuno di voi farà finta di non vedere delle dinamiche a livello familiare per non incasinarsi ancora di più la vita. Sento che qualcuno potrebbe proprio fisicamente allontanarsi dalla famiglia, cioè per la serie, scusa, non posso stare qua a parlare con te, ho un impegno, devo andare. Sento come una dinamica di fuga in questo senso. Va bene, andiamo a vedere un oracolo induista. Tanti oracoli induisti. Allora, il primo è questo, l'immagine è bellissima. Perché avere paura quando io sono qui? Riponete in me tutta la vostra fiducia, io vi guiderò e vi proteggerò. Ed è un po' quello che mi fa venire in mente questa sacerdotessa, perché è colei che è collegata alla canalizzazione dall'alto, ai messaggi divini, no? Quindi si tratta di rimanere tipo in ascolto. Seconda immagine. Ogni cosa accade per il vostro bene. Siate fiduciosi. Sviluppate la convinzione che tutto ciò che accade è per il vostro bene. Terza immagine. Il distacco vi darà imperturbabilità e ciò vi fornirà di forza e coraggio, poiché è il desiderio che indebolisce l'uomo
e lo rende debole e timoroso di fronte a coloro che vogliono imporre la propria autorità. Il distacco vi dona dignità e la capacità di far fronte alla maldicenza e alla calunnia. Ultimo oracolo, andiamo a vedere una fatina. Presenza, e qui mi viene in mente proprio lo zen, il qui e ora. Il passato è andato, il futuro non esiste, esiste solo il momento presente. Bellissimo messaggio. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso sulle credenze limitanti mi può contattare via mail, oppure potete anche abbonarvi al canale perché anche lì tratto questo tema. In più, in quella sezione ci sono temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto e basso astrale, di kundalini, di vista eterica, di traumi, di chakra, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale e che sto comunque continuando a studiare, e sto condensando il tutto e mettendolo lì a disposizione. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 numerate dall'1 al 4. È importante vederle in ordine cronologico e tenete presente che la 3 è divisa in 2, 3A e 3B, vanno viste parallelamente. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!